Come tanti appassionati di elettronica e di informatica, beh, negli anni tutti quanti ci evolviamo. Io ho iniziato da tanto tempo, ho iniziato da piccolino ad avere i primi strumenti tecnologici in mano, ricordo ancora il mio prima ZX 80 e successivamente tante altre macchine, ma questo è un altro discorso. Io all'inizio ci giocavo. Creavo piccoli programmini con il mio VIC-20 o con il mio Commodore 64, giocavo per ore, oppure andavo a comprare nelle edicole le cassettine con i programmini, con i giochi e ci giocavo per ore. Ma c'erano i classici joystick, tanto per intenderci tipo questo, ovvero un joystick con il filo che veniva agganciato o al Commodore 64 oppure all'Amiga, che si trova in questo momento qui dietro, e ci si giocava per ore. Avevano un pulsante da una parte, un pulsante dall'altra, uno stick per poter utilizzare in diverse direzioni. Insomma, era il classico joystick, chiamiamolo da bar, proprio identico a quelli dei bar, e con questo ci ho giocato davvero tantissime ore. Successivamente, dopo questo modello, hanno cominciato ad arrivare i primi pad, stile PlayStation tanto per intenderci, ed ecco quindi che è arrivato questo modello, con cui anche questo ci ho giocato per parecchie ore. Ma poi con gli anni si cambiano abitudini, si cambiano interessi, ci si evolve, e io ho smesso completamente di giocare, anche perché non mi piacevano più quelle console con i joystick piccoli, con i mini stick da tenere in mano, oppure, tanto per intenderci, tipo la Nintendo, che hanno queste mini stick che vanno benissimo per alcuni tipi di giochi, ma per altri veramente sono assurdi da utilizzare. E quindi ho perso completamente l'interesse, fino a che mi ha contattato PB Tales chiedendomi se volevo provare a testare il loro ultimo joypad, il loro ultimo joystick adatto praticamente a qualunque tipo di console, ma anche a qualunque tipo di piattaforma di gioco. Tanto per intenderci, per esempio, funziona molto bene anche con Steam. Ho visto un attimino le caratteristiche, ho visto un attimino l'innovazione che hanno portato sia nella parte estetica che nella parte tecnica, che anche nella parte delle funzionalità di questi joystick, e quindi gli ho risposto di sì, che ero curioso perché volevo vedere se mi ritornava ancora come una volta la passione per alcuni tipi di giochi. Ah, per la cronaca, io diventavo un matto completamente per Metal Gear Solid e Call of Duty. Andiamo insieme a fare un unboxing veloce per farvi vedere il prodotto, poi lo colleghiamo al mio Mac, dove gira ormai da tempo Steam con alcuni giochi anche d'azione, e lo proviamo insieme, perché sono davvero curioso, prima di guardare bene le sue caratteristiche e poi di utilizzarlo. Intanto che andiamo ad aprire insieme la confezione, vediamo un po' perché questo prodotto è degno dell'appellativo unico nel suo genere. Sì, perché la risposta a questa domanda può essere chiaramente e variare a seconda delle eccezioni, dell'interesse del produttore. Ma nel caso specifico di Qtei ha dimostrato una realtà indirizzata a dare il meglio del meglio ad un prezzo ultra ragionevole e super economico per un prodotto di altissima qualità. Non è infatti la prima volta che entriamo a contatto con un prodotto di questa azienda, che è cinese, è vero, ma è incredibilmente attenta a tutto quello che sono i dettagli. Già dalla confezione, guardate già com'è particolare. Tutto con questa lavorazione, questa stampa che ricorda un pochettino qualcosa di rovinato, qualcosa di vecchio, qualcosa già di utilizzato da parecchio tempo, nonostante tutto comunque sia un prodotto comunque nuovo, un prodotto che praticamente è di altissima qualità. Sì, perché questo tipo di prodotto, chiamiamolo a tutti gli effetti un controller assolutamente atipico, che è la serie della Metal Crush Defender, fa sì che sia non più un prodotto premium limitato per esempio a 999 persone o quasi, ma un prodotto che è davvero particolare. Cominciamo dal packaging. Allora, abbiamo detto che in pratica è molto particolare, sì, perché adesso vedrete anche la sua scatola all'interno. Racchiude una confezione davvero fatta bene. Allora, innanzitutto qui non vediamo qual è il prodotto, ma sappiamo che è la versione Crush, ovvero questa linea che hanno creato, davvero incredibile. Guardate già, l'attenzione particolare. Qui abbiamo una serie di articoli, abbiamo all'interno il manuale di istruzioni con tutte le descrizioni del nostro prodotto. All'interno della bustina che è stata aggiunta insieme troviamo nient'altro che dei ricambi degli stick che potranno servirci eventualmente o per adattarla al nostro uso, al nostro gioco, oppure semplicemente se si rovinano quelli che sono già posizionati. Adesso andiamo a vedere all'interno di questa confezione, perché hanno prestato anche tantissima
attenzione a quello che è la custodia del nostro prodotto. Sì, perché il controller è dotato di una custodia rigida in similpelle e all'interno troveremo, oltre al nostro prodotto, un dongle wireless da 2,4 GHz per la connessione e un cavo USB-C per il suo collegamento diretto. Ma la cosa più incredibile è il design, oltre al comfort e al tipico battle damaged, come viene anche definito il suo tipo di lavorazione del nostro joystick. Sono proprio davvero curioso perché, considerando che questi prodotti sono lavorati su uno stile diciamo a mano e quindi con un aspetto post-apocalittico come titoli stile Fallout o Stalker, beh, questo è il risultato del nostro joystick. Allora, innanzitutto è totalmente in metallo, il peso non è assolutamente leggero, non è un joystick di quelli banali, tanto per intenderci, in plastica che circolano, ma davvero è fatto benissimo. Guardate queste lavorazioni casuali, perché sono tutte diverse una dall'altra, più i proteggi-stick che vengono posizionati per evitare di danneggiare la struttura dei nostri stick. Guardate anche le molle come sono reattive e anche i pulsanti, che grip incredibile che hanno. Guardate, ho toccato il pulsantino che è il logo dell'azienda e si sta già accendendo per cercare di abbinarsi ed accoppiarsi a qualunque tipologia di dispositivo che noi vogliamo. Adesso andiamo a spegnerlo perché prima di fare tutto andiamo a vedere anche la sua confezione. Sì, perché come vi dicevo è uno dei pochi dotato di queste confezioni rigide che lo proteggono a 360 gradi. La sua lavorazione fa sì che sia un pezzo unico ognuno dei nostri joystick che abbiamo nelle mani e come vi dicevo il peso non è leggero, infatti pesa 350 grammi all'incirca rispetto a altri tipi di controller o tipo di joystick che pesano praticamente meno della metà, però è davvero eccezionale come fatto. D'altronde il peso più o meno rispecchia quello che può essere un controller, tanto per intenderci, di Xbox con le batterie A incluse, quindi siamo sull'ordine di un peso comunque sempre allineato agli altri, niente di più e niente di meno. Tornando agli aspetti più tradizionali, abbiamo il layout stile Xbox, come abbiamo detto, con i pulsanti in plastica ma di ottima qualità, tanto che sembrano alluminio, richiamano i tasti di controllo, per esempio anche in questo caso tipo Nintendo con XY, A e B, tutta la parte del controller omnidirezionale a croce, i joystick di posizionamento più gli altri stick posizionati negli altri punti. Nella parte superiore abbiamo l'ingresso USB tipo C che ci dà la possibilità ovviamente di caricarlo. Mancano alcune caratteristiche di controller Pro, per esempio mancano gli altri pulsanti posteriori, ma effettivamente con tutta questa serie di pulsanti probabilmente non ne sentiremo la mancanza, anche perché come avete visto qua in alto ne abbiamo altri 4. Il controllo è davvero completo, inoltre ha, come avete visto, un controllo RGB dei colori che si illuminano e che si possono anche selezionare con semplici combinazioni di tasti che poi vedremo anche nel manuale. Parliamo della parte tecnica. Allora, sono 3000 punti per asse con 300 punti per asse e invece nel joystick All Effect, fino a 20.000 Hz il polling rate, ovviamente teorico, e 500 Hz invece sempre nella funzione joystick All Effect. Il consumo energetico è di circa 100 microampere, quindi ha un consumo, diciamo anche questo, nella norma, 4 mA sempre invece nella parte joystick All Effect. La resistenza al drift è molto alta, progettato per eliminare completamente quello che è la parte di scivolamento, infatti anche lo stesso grip è davvero fatto molto bene e non ha alcun tipo di problema per quello che potrebbe essere lo scivolamento. È stato realizzato con sensori All Effect offrendo una risoluzione così 3000 punti per asse invece che solo 300 come abbiamo detto precedentemente. Il reporting rate teorico è pari a 20.000 Hz contro 500 Hz per esempio degli All. Il consumo energetico ve l'ho già detto, di 100 microampere e beh, io direi che però a questo punto, oltre alla sua bellezza estetica e alla sua parte di tecnologia che abbiamo visto adesso insieme, io direi che forse è più il caso collegarlo al PC, ovviamente, con i joystick anche intercambiabili da proteggere durante il trasporto con i suoi gommini. Dimenticavo, nella confezione abbiamo ovviamente il cavo USB tipo C che servirà per andarlo eventualmente a collegare e qui abbiamo l'etichetta PB-Tail for Gamer Crush Limited Edition, perché questa è la versione limited. Ovviamente abbiamo anche all'interno il dongle USB che serve per collegarlo tramite Bluetooth a qualunque dispositivo. E dopo aver ammirato le sue caratteristiche sia estetiche che tecniche, adesso andiamo a collegarlo al mio Mac. Premendo l'interruttore comincerà a lampeggiare in modo molto veloce e di verde il nostro joystick e all'interno del pannello Bluetooth del nostro Mac apparirà nella parte sotto un Xbox wireless
controller. Semplicemente faremo connetti e a questo punto lui smetterà di lampeggiare, diventerà rosso e qui in alto verde, si illuminano i tasti laterali e lui è già collegato. Adesso avviamo insieme Steam e vediamo un attimino come funziona. Ok, proviamo a vedere come funziona a questo punto con un gioco di guida, quindi null'altro che un gioco di macchine, in questo caso uno di quelli gratuiti, Asphalt Legends, e andiamo avanti e selezioniamo subito con il nostro joystick la guida. Ok, pulsante menu, i pulsanti qui mi danno derrapate e nitro, touch drive, levetta destra-sinistra, su o giù pulsante Y disattiva le emoticons, cambiare visuale, ok, questo invece per la parte touch drive, perfetto, ok, impostazione standard del joystick, i due pulsanti superiori, 360 gradi di vista, ok, nitro con il pulsante A e possiamo a questo punto giocare. Belli con i tutorial. Wow. Diciamo che il controllo è preciso e perfetto. Wow. Beh, molto semplice giocare con questo joystick. Passiamo ora a OpenEMU. Allora, vediamo un po'. Scegliamone uno di quelli di versione arcade, giusto per vedere il funzionamento del nostro controller. Io proverei Puzzle Bubble. Ed eccolo qua, caricata la nostra ROM, pronta ad essere giocata. Ok, in questo caso credo che funzionerà la parte analogica. Pulsanti, eccoli qua, i crediti, push 1, aumentiamo i crediti, player vs computer, ok, difficoltà normale, va benissimo. Ed eccoci qui, vediamo quale funziona. Funziona la parte analogica, quindi questa parte qui della crocetta. E con il pulsante, con la X, noi lanciamo le nostre palline. Ecco qui ho già sbagliato, fantastico. Ok, la gialla è di là, tac. Ok, e qui va bene, abbiamo visto che si può utilizzare senza alcun tipo di problema. Ma cambiamo gioco. Ed eccoci qui con Castle of Illusion della Disney. La grafica, vabbè, è un po' cubettosa, magari riduciamo un attimino quelle che sono le dimensioni del nostro schermo per migliorarne un pochettino la grafica. Ok, qui come sempre è un gioco punta e clicca, chi clicca e gioca, e quindi dobbiamo fare un po' di livelli. Eccolo qua, vediamo. Anche qui funziona in analogico, ovviamente, perché abbiamo pausa, così cerchiamo di capire quali sono i vari pulsanti. Ok, con la B si salta, altrimenti si finisce malino. Anche qui funziona in modo perfetto. Avete visto? Insomma, davvero compatibile con ogni tipo di gioco e con ogni tipo di situazione, anche con ogni tipo di piattaforma. L'abbiamo visto con Steam, l'abbiamo visto con OpenEMU, l'abbiamo visto con anche Scum VM, insomma, davvero con qualunque tipo di piattaforma, di dispositivo, di
sistema di gioco, perché io non ho alcun tipo di gioco installato nativo a livello di Mac, però presumo che come è stato visto controller Xbox venga visto anche da tutte le altre strumentazioni come controller compatibile Xbox, anzi lo vede proprio come un controller Xbox. Mi è piaciuto davvero tanto, mi è piaciuta l'estetica, mi è piaciuto come è rifinito, mi è piaciuta la solidità, il grip non scivola assolutamente, nonostante sia un materiale metallico, non è assolutamente scivoloso, ha davvero un buon comfort. Gli stick sono velocissimi, la parte analogica della croce è perfetta, i pulsanti che si illuminano, top, perché anche in penombra si vedono perfettamente, anche la risposta degli altri pulsanti davvero, davvero incredibile. Beh, che dire, vi lascio qui sotto il link in descrizione dove poterlo trovare, dove poterlo acquistare, vi garantisco che non ve ne pentirete assolutamente, anche perché, come vi ho detto, è una limited edition e quindi è anche molto bello e molto carino per chi fa gaming, per chi gioca, averlo anche lì, sopra la propria postazione. Vi ricordo come sempre di mettere un sotto mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere tutti i video che arriveranno in quest'anno. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.